Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Accomodatevi, fate un respiro profondo e lasciatevi avvolgere da una di quelle storie che mescolano glamour, sentimenti veri, piccoli drammi quotidiani e qualche scintilla di gelosia capace di far tremare anche i cuori più navigati. Oggi il palcoscenico è tutto per loro. Cenk Torun, volto indimenticabile della TV turca, e la bellissima Mahsine Merabet, modella e attrice di origini marocchine che in pochissimo tempo ha conquistato i riflettori di Istanbul. Se vi state domandando perché il loro nome sia finito ovunque, dai blog di moda alle rubriche di costume, rimanete con me fino alla fine. Scoprirete che bastano un post, un abbraccio un po' troppo amichevole e un commento sfiorato soltanto con il pensiero per mettere sottosopra l'umore di un uomo abituato ai copioni ma non, forse, alla vulnerabilità più intima. Partiamo dal principio, perché ogni storia merita il giusto contesto. Cenk Torun, nato a Ankara all'alba degli anni '80, cresce tra set cinematografici improvvisati, il padre lavorava come operatore, e i profumi speziati delle cucine di famiglia, dove mamma e zie raccontavano il mondo impastando dolci al pistacchio. Fin da ragazzo alterna provini e studi universitari, finché, 20 anni fa, il successo arriva con una serie che diventa cult. Lui interpreta l'eroe romantico che lotta per amore e giustizia, conquista le nonne e fa battere il cuore delle nipoti. Da allora colleziona ruoli da protagonista, qualche commedia sentimentale, un paio di film d'autore e un premio che ancora oggi campeggia sul camino della sua casa nel quartiere di Üsküdar. Lei, Mahsine Merabet, nasce invece a Rabat. È la più piccola di 3 sorelle. Cresce tra i vicoli brulicanti di colori e la dolce severità di una madre insegnante di letteratura francese. A 15 anni vola a Casablanca per un provino di danza, poi arriva a Parigi, dove sfila per un marchio emergente. Il destino, però, ha in serbo per lei Istanbul. Durante una campagna pubblicitaria viene notata da un talent scout turco e in poco tempo passa dalle passerelle alle soap opera. Silhouette elegante, sorriso disarmante, quella sicurezza gentile che fa innamorare la camera e, a quanto pare, anche uno degli uomini più chiacchierati dell'entertainment anatolico. Fin qui, tutto filava liscio come un tappeto rosso. I due si incontrano a fine inverno, durante una serata benefica organizzata sulle sponde del Bosforo. Galeotta fu un'asta di dipinti contemporanei. Testimoni raccontano che lui perse quasi il filo del discorso, stava battendo all'asta un quadro astratto, quando lei fece il suo ingresso con un abito color ambra e un'aria di chi non sa di essere osservata. Da quel momento i loro percorsi si intrecciano in maniera sempre più evidente, cene riservate, passeggiate anonime al mercato del pesce, incontri casuali e sugli stessi set fotografici. Niente dichiarazioni altisonanti, solo indizi disseminati con eleganza. Una citazione identica nelle stories, la foto di 2 cappuccini ordinati nello stesso bar, un paio di occhiali retro che prima appaiono sul volto di lui e 24 ore dopo sul comodino di lei. Poi arriva il post che fa scattare la scintilla della gelosia. È una mattina qualunque, luce tiepida di primavera su Istanbul, e Mahsine pubblica su Instagram uno scatto apparentemente innocente, taglio di capelli nuovo, trucco naturale, sorriso acceso. Accanto a lei, in posa amichevole, c'è il suo hairstylist, un ragazzo dagli occhi brillanti e dal fascino vagamente bohemian. La didascalia, breve e candida, recita: «Grazie per avermi restituito la luce, oggi avevo bisogno di una piccola rinascita». 2 frasi che parlano di cambiamento, di intimità professionale, di gratitudine genuina. Tanto basta perché, al di là dello schermo, un attore abituato a ruoli di eroe invincibile senta pizzicare quell'emozione primordiale, la gelosia, proprio lei, inaspettata e pungente. Fonti molto vicine alla coppia giurano che Cenk, appena incrociato il post, si sia bloccato per qualche minuto, smartphone a mezz'aria, in un silenzio più eloquente di 1000 parole. Persino il suo staff, abituato ai ritmi serrati di un set, nota quell'attimo di esitazione. Lui che all'improvviso rallenta, osserva con attenzione il volto radioso di lei e quel gesto di confidenziale complicità con lo stylist. È un lampo di insicurezza che attraversa lo sguardo, subito mascherato da un sorriso. Non ci sono scenate, niente commenti pubblici. Cenk resta fedele al suo profilo discreto, chiude l'app, prende fiato, poi decide di scrivere a Mahsine in privato. Il tono è leggero,
quasi ironico, ma tra le righe vibra una domanda reale. Quel ragazzo ti fissa con gli stessi occhi con cui ti ho guardata la prima volta, dovrei preoccuparmi? La risposta di lei non tarda ad arrivare ed è dolce, arguta, per nulla infastidita. Anzi, pare che perfino trovi la cosa divertente. Le amiche più intime riferiscono che Massine abbia confidato loro. Non pensavo che potesse toccarlo così tanto, vederlo geloso mi ha fatto sorridere. A volte è bello sapere che a qualcuno importi di noi al punto da temere di perderci. E così, invece di innescare un litigio, la gelosia diventa un ponte, un'occasione per scoprirsi più fragili e, di conseguenza, più veri. Ma la faccenda non finisce qui. Il giorno seguente, quasi come se avesse riflettuto a lungo su come placare quel piccolo temporale emotivo, Massine posta una nuova foto, una tazza di caffè tra le mani, capelli raccolti alla buona, indossa una t-shirt oversize con la copertina della band preferita di Cenk. Sotto, poche parole che sanno di poesia quotidiana, il mio stylist può accarezzare i miei capelli, ma solo tu sai toccare la mia anima. Il pubblico va in estasi. Commenti, cuori, citazioni, internet che impazzisce in un susseguirsi di hashtag dedicati alla coppia. E quando Cenk replica con un lapidario, allora custodirò la tua anima come si protegge un fiore raro, la comunità digitale giunge a una conclusione unanime, la tempesta è passata, e quel timore ha nutrito legami ancora più forti. Dietro le quinte, intanto, qualcuno si chiede se non sia tutto un'abile strategia di branding. Esperti di marketing sentimentale, sì, esistono davvero, analizzano like e reach organica dell'accaduto. In meno di 48 ore, i profili combinati di Cenk e Massine registrano un aumento del 22% nell'interazione, nuovi follower da Argentina, Malesia e perfino Islanda. Ma la verità, dicono gli psicologi interpellati, potrebbe essere più semplice e più bella. La gelosia è un'emozione antica, inevitabile quando si ama, ciò che conta è il modo in cui viene gestita. In questa storia vediamo due adulti che, invece di rinfacciarsi mancanze, trasformano l'insicurezza in un gesto di cura reciproca, spiega la terapeuta di coppia Melis Gunner sulle pagine di un noto settimanale. E la cura, a quanto pare, ha funzionato. Non si tratta però solo di un episodio isolato, è un tassello nuovo in un puzzle che i fan seguono con attenzione maniacale. Già da settimane, infatti, alcuni avevano colto sincronie sospette fra i due, una citazione dalla poesia di Nazo Hikmet postata da lui e, qualche ora dopo, la stessa frase nascosta da lei tra le righe di una caption. Un braccialetto d'argento ripreso di scorcio in una diretta di Cenk, identico a quello che Massine sfoggia nel backstage di una sfilata. Piccoli indizi che, messi in fila, raccontano di un legame in rapida evoluzione, nutrito di attenzioni minuscole ma costanti. A rendere il copione ancora più avvincente è la consapevolezza dei loro trascorsi. Cenk, reduce da due relazioni finite sulle prime pagine dei tabloid, oggi parla poco della vita privata e molto dei suoi nuovi progetti di recitazione, come se avesse imparato che la discrezione è un'alleata preziosa. Massine, invece, porta sulle spalle anni di gavetta e un approccio quasi zen alla fama, medita, si allena, studia recitazione in 3 lingue diverse per non farsi trovare impreparata quando arriverà quel ruolo internazionale che potrebbe cambiarle la carriera. In questo equilibrio delicato, il loro amore appena nato somiglia a un esperimento alchemico, basta una goccia di gelosia per testarne la resistenza e, inatteso, l'esperimento riesce. Qualcuno sostiene che dietro questa tempesta in un post ci sia la paura legittima di perdere ciò che non ha ancora radici profonde. Altri leggono nella reazione di Cenk il segno di un sentimento forte, al confine fra il desiderio di protezione e la necessità di sentirsi riconosciuto come unico. Sia come sia, la coppia esce dall'episodio con un'immagine più autentica, più umana. In un mondo patinato dove tutto appare perfetto, l'ammissione di un'emozione imperfetta, la gelosia, appunto, diventa un atto di verità che avvicina pubblico e protagonisti. E adesso? I follower restano in attesa di un passo ufficiale, una prima sul red carpet mano nella mano, un'intervista di coppia, forse un progetto condiviso, chi può dirlo, magari un film dove recitino insieme, trasformando la chimica reale in arte. Per il momento ci accontentiamo di screenshot, stories incrociate,
Dichiarazioni sibilline e di quella bellissima sensazione che si prova a osservare due persone che imparano a conoscersi sul serio, con tutte le pieghe dell'animo in bella vista. Prima di salutarci, lasciatemi ringraziare ognuno di voi per il tempo dedicato. Se questo racconto vi ha fatto sorridere, riflettere o semplicemente vi ha tenuto compagnia mentre sorseggiavate un tè caldo, ricordate che un mi piace sotto al video è il modo più semplice per sostenere il nostro lavoro. Se poi desiderate entrare nella community in maniera più partecipe, il tasto iscriviti è a un soffio, e con Unisciti potrete accedere a contenuti extra, dirette esclusive e uno spazio dove discutere insieme dei vostri gossip preferiti. Il vostro sostegno è la scintilla che ci spinge ogni giorno a cercare storie nuove, analizzarle con cura e raccontarle con la passione che meritano. Per oggi è tutto, ma sapete bene che il mondo della cronaca rosa non dorme mai, basterà un'altra foto, un altro sguardo rubato, perché la trama si arricchisca di colpi di scena. Restate sintonizzati, perché alla prossima puntata torneremo con altre verità sussurrate e curiosità dietro le quinte. Grazie ancora, prendetevi cura di voi e, come direbbe qualcuno che di gelosia se ne intende, non temete le ombre, indicano semplicemente che da qualche parte c'è la luce. A presto!